imprese edili giocano un ruolo fondamentale per garantire la prestazione energetica negli edifici. Sappiamo che le imprese sono determinanti appunto per la fase del cantiere, non solo nella capacità di proporre tecnologie ad elevata prestazione energetica, ma anche specializzandosi nel metterle in opera per garantire durante la fase di costruttiva e poi di vita utile dell'edificio queste prestazioni. Le costruzioni in legno sono evidentemente in linea con gli aspetti di sostenibilità e di edifici ad elevata prestazione energetica, non solo perché il legno ha una bassa energia inglobata, cioè per essere prodotto ha bisogno di poca energia esterna aggiunta, ma anche perché deve far parte di filiere controllate in cui tutto il processo dalla coltivazione all'abbattimento all'uso deve essere verificato. Poi le costruzioni in legno sono facilmente percepite dagli abitanti, dalle persone anche non esperte e non tecniche, come delle costruzioni ecologiche, per cui oggi ci interessa approfondire questo aspetto. La realizzazione che vedete alle mie spalle è quella del Ilco Housing Giardino dei Folli di Bologna. Abbiamo quindi potuto realizzare delle case sfruttando la tecnologia in legno, che è una tecnologia che permette di avere un bassissimo impatto ambientale già a partire dalla costruzione, ma poi anche nella gestione, e per finire anche al discorso della economicità. Abitare in casa in legno ha un significato di impronta ecologica, la velocità di realizzazione della casa è stata sicuramente più rapida rispetto alle case di cemento e comunque sì, risparmio energetico. Il legno è il materiale più antico che l'uomo ha utilizzato per costruire edifici, per un motivo molto semplice, perché la natura stessa ci fornisce il legno. Inizialmente veniva utilizzato principalmente per costruire tetti, coperture di costruzioni, e via via si arriva proprio a costruire edifici veri e propri, edifici non solo residenziali, ma bensì per qualsiasi attività, per qualsiasi destinazione d'uso. Il legno non ha limiti a livello costruttivo. Siamo dei prefabbricatori, produciamo con la tecnologia del legno e negli anni abbiamo sviluppato il concetto proprio della prefabbricazione per garantire un'elevata qualità del prodotto che forniamo ai nostri clienti. Perché il legno è importante a livello della costruzione? Allora, in primis leggerezza. Leggerezza vuol dire due cose molto importanti. La prima, avere meno peso sulle fondazioni. Seconda cosa, i fini sismici. Se un fabbricato, una struttura pesa meno, meno sarà l'azione sismica che agisce sul fabbricato e quindi meno anche l'azione che si trasferisce a livello di fondazione. Negli anni la nostra azienda si è specializzata nella prefabbricazione. Abbiamo recentemente anche aggiornato gli impianti per migliorarla ulteriormente. Questo ci ha portato in linea con le nuove politiche europee di Green Economy, ci consente di essere un'azienda rispettosa dell'ambiente proprio perché l'intera filiera tiene conto di questa nuova necessità del nostro mondo. Dall'arrivo del legname a tutte le fasi l'azienda è attenta a ridurre al minimo l'impatto e i consumi e a garantire, una volta anche realizzate le abitazioni, a garantire a queste prestazioni energetiche molto elevate, per cui anche successivamente alle operazioni di montaggio le nostre case consentono dei grandi risparmi energetici, quindi anche le famiglie e le persone che le vivranno contribuiranno nella loro attività a preservare l'ambiente. Perché quindi il legno viene molto usato? Perché oltre alla leggerezza il legno ha la rapidità. Un edificio in legno è stato visto statisticamente che circa i tempi di cantiere vengono ridotti da un 40 a un 70% rispetto all'edilizia tradizionale. Un edificio in cemento armato che necessita di avere le strutture puntellate per la maturazione del getto di 28 giorni, qui si parla di struttura secco, ossia l'edificio in legno è un edificio nato per la prefabbricazione. Le pareti vengono già fornite in cantiere con gli infissi, vengono semplicemente posate, avvitate, analogamente agli impalcati.
quindi vuol dire ridurre i tempi di cantiere, quindi ridurre i costi di gestione di un cantiere. Con la prefabbricazione noi riusciamo a garantire sistemi pronti per essere assemblati, quindi riduciamo al minimo anche i materiali di risulta di cantiere, e tutto questo ci porta ad avere effettivamente un aspetto, diciamo, ecologico rispetto all'intera logistica, all'intera attività anche di cantiere. Per produrre per esempio una tonnellata di cemento sono necessari circa 1000 kWh di energia, che corrispondono a 115 kg di petrolio. L'alluminio, una tonnellata di alluminio, circa 71.200 kWh di energia, circa 8 tonnellate e mezzo di petrolio. Ma per produrre una tonnellata di legno, qual è il consumo energetico? Se il legno è massello, circa 50 kWh. Se è legno da prodotto derivato, più o meno 200 kWh, che vuol dire un consumo equivalente di petrolio che va dai 6 ai 23 kg. Quindi si può già capire il risparmio energetico e il rispetto dell'ambiente che il legno ha nella costruzione. Altro aspetto importante sono le ultime statistiche sugli edifici in legno, nel senso che l'Italia attualmente è il quarto paese europeo a livello di produzione di edifici in legno. Pensate che questo edificio, che è una bifamiliare, dal primo giorno che sono giunti in cantiere i camion con le pareti portanti, e la struttura portante grezza, quindi pareti e tetto, è stata ultimata circa in 10 giorni lavorativi, e mentre veniva ultimata la struttura portante c'erano già all'interno gli impiantisti che realizzavano le parti degli impianti. Questa quindi è la parte vincente del legno.